Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa quarta parte del tutorial sui parametri TL e small. In questo tratteremo il nostro QES, ok? Bene, ricordo per chi fosse per la prima volta a seguire cosa sono questi parametri TL e small. Sono un insieme di specifiche che definiscono le caratteristiche elettromeccaniche dei driver degli altoparlanti in genere. Il QS è una misura senza unità, adimensionale appunto, che caratterizza lo smorzamento elettrico dell'altoparlante, il quale sarà aggiunto a quello meccanico, come abbiamo visto nel tutorial del QTS. Ok? Il Q sta per ovviamente per smorzamento, la E per elettrico, S sistema, quindi smorzamento elettrico del sistema. L'importanza del QS, a mio modesto avviso, tra tutti è quello più importante. Difatti predomina in misura maggiore rispetto a quello meccanico, come abbiamo visto nel tutorial del QTS, tanto da determinare la qualità e la performance complessiva dell'altoparlante del sistema in genere. Ok? Consiglio eventualmente per chi si fosse perso sullo QTS la sua visione, cosa utile e giusta. Ok? Bene, ricordo anche, come sempre, per chi fosse per la prima volta a seguire, cos'è questo Q, questo parametro Q, di un sistema oscillante, il rapporto tra la sua energia immagazzinata e quella rilasciata. Un sistema con alto valore di Q immagazzina molto più energia rispetto a quella rilasciata in ogni ciclo, mentre ovviamente un sistema a basso valore di Q dissipa più energia rapidamente. Ovviamente sulle prestazioni è determinante, quindi un valore adeguato di Q garantisce una risposta più ripida, rapida ed equilibrata sostanzialmente, come anche una riduzione delle distorsioni. In questo grafico si evidenzia come al variare o quantomeno all'aumentare di Q, soprattutto quando raggiunge l'unità, ok? Inizia a immagazzinare più energia, sempre di più, ok? E quindi assume anche un guadagno che lo possiamo leggere sulle asse delle ordinate qua espresse in dB, ok? Ciò che ci siamo detti in effetti. Bene, la formuletta del QS di norma ce ne troviamo due essenzialmente, dipende da cosa abbiamo a disposizione. Laddove avessimo la FS usiamo questa che è un pochino più estesa, laddove invece non abbiamo la FS, abbiamo la CMS, troveremo questa qua che è più sintetica e compatta. Di norma si usa questa ovviamente perché è più veloce. I parametri coinvolti non ci sono sconosciuti, troviamo sempre il nostro 2π greco che rappresenta ovviamente il ciclo completo irradiante, ovviamente su 360 gradi, e di questo insomma possiamo usarla anche come diciamo per traslare dalle pulsazioni omega piccolo alle frequenze, ok? Un fattore di conversione volendo. L'abbiamo trattato nel tutorial sulla fase acustica, per chi fosse interessato può cercare quello. Troviamo la FS solo in questo, ok, che è la nostra frequenza di risonanza. La MMS ce la troviamo in ambedue, che è la nostra massa mobile in movimento, incluso l'area ovviamente. La RE in ambedue, la resistenza elettrica della nostra bobina mobile in corrente continua ovviamente. Il nostro BL in ambedue, che nient'altro che la densità del flusso magnetico per la lunghezza del filo della bobina, quindi il prodotto di questi due. Ecco, dicevo, ce lo troviamo in ambedue le formulette. Ed infine la nostra CMS, presente solo in questo, perché nell'altro, come dicevamo, ci troviamo la FS, che è la cedevolezza meccanica delle sospensioni. E come tutti sappiamo, la cedevolezza è l'inverso della rigidità, ok? Ma osservando più accuratamente questa nostra formuletta, a quali considerazioni, quali considerazioni possiamo fare? Che il QS è direttamente proporzionale alla R e sta appunto al numeratore, in quanto questo limita eventualmente la corrente nella bobina, limitando eventualmente le correnti di BHFM e quindi lo smorzamento. È inversamente proporzionale al quadrato del BL, ce lo troviamo al denominatore al quadrato, in quanto questo rappresenta nel caso un maggiore campo magnetico, quindi un valore di QS e quindi un maggiore smorzamento. È direttamente proporzionale alla MMS e ce la troviamo appunto al numeratore,
in quanto maggiore sarà la massa, maggiore sarà la forza per smorzare il suo movimento, ok? È inversamente proporzionale al CMS e difatti sta al denominatore, in quanto necessita meno forza se sarà più cedevole la sospensione, appunto la cedevolezza ci viene espressa attraverso la CMS. Quindi, come abbiamo notato e si evidenzia, in questa nostra formuletta, in questa espressione, vi sono tutti i parametri che concorrono nella funzione di trasformazione da elettrico a meccanico. Ok? Abbiamo la RE, abbiamo il BL, sostanzialmente questo è il nostro motore, cioè tutto quello che mette in movimento il cono, e abbiamo anche le masse, lo smorzamento meccanico, ok? Pertanto attraverso questo si ha una visione più completa del nostro sistema altoparlante e di come questi fattori interagiscono col QS, e questo ne fa appunto il parametro più importante per una sana valutazione del nostro sistema, cioè del nostro altoparlante. Ok? Bene, possiamo fare un piccolo esempio di calcolo, ok? Sempre usando la nostra formuletta sintetica, più sintetica, pardon. Ok? Supponiamo di avere un R da 5,4 ohm, un BL da 5,3 su metro, un MMS da 6 grammi, ovvero 0,00 kg, una CMS da 0,00169 metri su Newton, e il calcolo sarebbe questo, in buona sintesi. Ok? Abbiamo 5,4 su 5 al quadrato, che è il BL, poi abbiamo il prodotto di questo rapporto sotto radice, quindi sviluppiamo 5,4, il quadrato di 5,25, abbiamo fatto il rapporto, dobbiamo fare la radice e ci troviamo 0,407, ok? 4 è un pelo, quindi questo altoparlante avrà un QS da 0,4. Bene. E come nostra abitudine oramai, partendo dalla nostra formuletta iniziale, con le formule inverse ricaviamo eventualmente tutti gli altri parametri. Volendo ricavare la RE, dobbiamo fare il prodotto di QS per il BL al quadrato per la radice di questo rapporto di CMS su MMS. Diversamente, se vogliamo ricavare il BL, dobbiamo fare la radice di questo rapporto di RE per la radice di questo rapporto di MMS per CMS su QS. Diversamente, per ricavare la MMS, dobbiamo fare il quadrato del rapporto di QS per BL al quadrato su RE, il tutto per la CMS. Ed infine, per ricavare la CMS, dobbiamo fare il rapporto di MMS per il quadrato del rapporto di QS per BL al quadrato su RE. Ok? E credo di non aver tralasciato nulla, almeno lo spero. Come spero anche di non aver commesso qualche grosso errore, come sempre nella mia fretta. Eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo, allungiamo qualche nodo da qualche parte. Come sempre ricordo, per chi fosse interessato a tali argomenti, di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, fate eventualmente cosa che dite a me. E nulla, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!